Devo essere sincero, non ci sto capendo più niente su questo canale. Domenica scorsa, per errore mio, ho fatto uscire il video che invece doveva uscire lunedì. E fin qui, poco male. Lunedì ho fatto uscire un video che era visibile lunedì stesso per gli abbonati e che sarebbe uscito invece pubblicamente martedì. Però YouTube ha pensato bene di bloccarmelo a seguito di una segnalazione per imperscrutabili motivi. Naturalmente ho fatto ricorso e sono andato avanti. Martedì invece ho fatto uscire un video per un problema urgente che nel frattempo si era presentato, ma YouTube ha pensato bene di accogliere il mio ricorso e quindi di pubblicare senza manco chiedermi il permesso anche l'altro video. Quindi martedì invece sono usciti ben 2 video. Quindi adesso fermo le bocce e cerco di riprendere con calma la programmazione normale. Veniamo invece all'argomento di oggi. L'argomento di oggi è derivato da un video precedente che parlava del fatto che non consiglio in questo periodo di acquistare un nuovo computer, perché a giugno probabilmente, come ben sai, ci saranno una serie di novità. Ma tanti utenti della community mi hanno chiesto giustamente come devono comportarsi se hanno un computer lento e non ne possono comprare uno nuovo, soprattutto nel caso di computer parecchio datati. Ebbene, allora ho pensato ad una soluzione validissima che ho testato anche su computer con, come vedrai, caratteristiche veramente minimali e che gira veloce come una scheggia, ma non solo, è anche aggiornabile e ci puoi installare di tutto. PS, si tratta di un sistema Windows. Andiamo a vederlo insieme. Ti senti pronto? Iniziamo. Piccola premessa, quello che sto per presentarti è un sistema Windows 10 che ho fatto girare, come vedrai, su una macchina con soli 2 GB di RAM, un processore dual core e un hard disk di soli 20 GB. Gira veloce come un missile, ci puoi installare tutto quello che vuoi, funziona tutto regolarmente, quello che normalmente funziona con Windows 10, ma non basta, è anche aggiornabile. Cosa vuoi di più? Io vi prometto pilu e prosperità, e cioè più pilu per tutti. Per operare questa magia di ringiovanimento avrai bisogno semplicemente di un pendrive anche di piccole dimensioni, va bene da 4 GB, dato che la ISO che andremo a scaricare è grossa solo 2,6 GB. Poi naturalmente avremo bisogno di Rufus e della ISO stessa. Quindi andiamo ad aprire immediatamente il nostro browser e nel motore di ricerca, come sempre, digitiamo Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato, quello come sempre riferito al dominio www.gentiluomodigitale.it. Clicchiamo per aprire la pagina ed una volta aperta la pagina ci porteremo qui in alto sulla sezione Downloads. Scendiamo un pochino più in basso ed andiamo ad individuare questo download, quello che si chiama Windows X Lite Optimum 10. Di che cosa si tratta? Si tratta della versione basata su Windows 10 di Windows X Lite, che avevamo invece presentato nella versione 11 esattamente qualche mese fa. Come ben sai, queste versioni sono sviluppate da un affezionato membro della nostra community, che è un ragazzo canadese che risponde al nome di James. E naturalmente, se avrai qualche dubbio, James di solito è disponibilissimo a parlare delle sue ISO, anzi ne è ben felice. Quindi andiamo a cliccare sul pulsante File Download e ci troveremo su questa pagina, dove cliccando sul pulsante Download potremo andare a scaricare il file. Attendiamo quindi il termine del download, che dovrebbe durare un paio di minuti. Ed ecco fatto, il nostro download è terminato. Clicchiamo quindi in alto per mostrarlo e facciamo un singolo clic per andare ad aprire la cartella compressa. Una volta aperta la cartella compressa possiamo chiudere la finestra del browser retrostante e fare doppio clic per andare ad estrarre 2 file dal suo interno. Il primo è quello relativo alla ISO, ovvero quello che si chiama Windows X Lite 19045 eccetera eccetera, che trasporteremo sul nostro desktop
E una volta trasportato troveremo anche una comodissima versione di Rufus che può essere utilizzata per i nostri scopi, senza bisogno di andare a scaricarla nuovamente nel caso in cui non avessi già Rufus installato sul PC. Il resto dei file, mi dispiace per James, ma non ci servono, quindi possiamo chiudere tranquillamente la finestra compressa. A questo punto entra in gioco il nostro amico pendrive che dovremo andare ad inserire nel PC. Ecco fatto. Una volta inserito andiamo ad aprire il nostro Rufus, clicchiamo sul pulsante sì per accettare che vengano apportate modifiche al dispositivo ed eventualmente andiamo a fare anche gli aggiornamenti online. Trasciniamo la nostra ISO all'interno della finestra di Rufus e lasciamo tutto quanto in genere esattamente come si trova. Su macchine molto vecchie, diversamente ti converrà premere la combinazione di tasti Alt E sulla tua tastiera e selezionare quindi come schema di partizionamento MBR e come sistema di destinazione BIOS oppure UEFI. Io ho una macchina relativamente nuova, quindi lascio tutto quanto com'era. A questo punto clicchiamo sul pulsante avvia e veniamo avvisati del fatto che tutti i dati presenti sul nostro pendrive verranno cancellati. Quindi mi raccomando, attenzione, se hai dei dati importanti sul pendrive, assicurati di averli salvati da qualche altra parte, altrimenti li perderai. A questo punto clicchiamo sul pulsante OK per andare a confermare e nuovamente sul pulsante OK nel caso in cui ti comparisse questo messaggio. Attendiamo qualche minuto il termine dell'operazione. Ecco fatto, il nostro pendrive è pronto. A questo punto clicchiamo su Chiudi per andare a chiudere la schermata di Rufus ed andiamo ad inserire il pendrive che abbiamo appena creato nel nostro PC vecchietto, ricordandoci naturalmente di entrare prima nel BIOS e di impostare come primo dispositivo di boot il pendrive stesso. Ed eccoci qui, ho appena avviato il mio PC vecchietto minimale. Questa macchina ha solamente 2 GB di RAM, 20 GB di hard disk e un processore dual core. Vediamo come si comporta e come effettuare l'installazione. La prima cosa che ti consiglio assolutamente di fare è di scegliere l'opzione con il Defender attivato. Questo perché comunque la macchina ha bisogno di una protezione e Windows Defender è il miglior antivirus che tu possa usare nel caso di questa macchina e di tutte quante le macchine su cui vuoi avere una protezione adeguata senza spendere eccessive risorse di sistema. Clicchiamo quindi sul pulsante Next. Scegliamo il disco su cui vorremmo andare ad installare il nostro Windows. Ti ho mostrato in diversi video precedenti, nel caso in cui tu voglia cancellare delle partizioni preesistenti, come fare, e quindi comunque una volta che avrai un disco vuoto e disponibile per l'installazione, selezionalo semplicemente e clicca sul pulsante Next. Attendiamo qualche minuto l'installazione di questo sistema. Guarda che meraviglia questo sistema operativo. Come prima cosa però andiamo ad italianizzarlo, quindi facciamo clic sul pulsante Start, clicchiamo sulla voce Settings al suo interno, scendiamo un po' più in basso fino ad individuare Time and Language e andiamo a selezionare la voce Language. Andiamo più in basso qui sulla voce Add a Language e nella barra di ricerca in alto digitiamo semplicemente ITA. Scegliamo la voce Italiano Italia, clicchiamo sul pulsante Next e attendiamo qualche secondo che vengano mostrate tutte quante le opzioni relative al linguaggio. Spuntiamo anche la voce Set as my Windows Display Language e clicchiamo quindi sul pulsante Install. Attendiamo, come ci viene richiesto, un mezzo minutino che venga installata la lingua italiana. E non appena ci comparirà questa finestra clicchiamo sul pulsante Yes, Sign Out Now. Attendiamo che si riconnetta il sistema, eccolo qui,
e noteremo che una volta effettuato l'ingresso il nostro sistema sarà già parzialmente italianizzato. Torniamo nuovamente sulla voce che adesso si chiama impostazioni, scegliamo la voce data, ora e lingua, portiamoci nella sezione lingua, scendiamo più in basso fino a quelle che si chiamano impostazioni amministrative della lingua. Apriamole, clicchiamo sulla seconda voce, quella che si chiama cambia impostazioni locali del sistema, scegliamo italiano, clicchiamo su ok, clicchiamo su annulla per non riavviare inutilmente 2 volte il PC e clicchiamo sul pulsante copia impostazioni. A questo punto clicchiamo su schermata iniziale e account di sistema e su nuovi account utente. Clicchiamo nuovamente su ok e a questo punto facciamo l'ultimo clic su riavvia ora. Ok, ecco che il nostro sistema è completamente italianizzato. Andiamo a dargli anche un'occhiatina. La prima cosa di cui ci rendiamo conto è che si tratta di un sistema Windows 10 Professional nella versione 22H2. Attenzione, naturalmente sarà necessaria per l'attivazione di questo sistema una normalissima chiave di licenza di Windows 10 Pro, che puoi trovare anche online su una marea di siti, letteralmente per pochi spiccioli. Se inoltre andiamo a premere la combinazione di tasti CTRL, SHIFT ed ESC per andare ad osservarne le prestazioni, non possiamo che rimanerne estremamente soddisfatti. Il sistema è occupato infatti tra lo 0 e il 3% per quanto riguarda la CPU e sono occupati solo 0,8 su 2 GB complessivi di RAM. Decisamente un bel risultato. Come se non bastasse, l'attività del disco è ridotta praticamente a zero e se andiamo ad aprire invece le risorse di sistema ci accorgiamo che lo spazio occupato da questo sistema operativo è di soli 5,45 GB. Un'ultima nota riguarda invece gli aggiornamenti di questo sistema. Ci portiamo infatti sulle impostazioni e andiamo a dare un'occhiata alla voce aggiornamento e sicurezza, ci accorgiamo che gli aggiornamenti risultano essere sospesi. Nel caso in cui volessimo riprendere gli aggiornamenti ci basterà naturalmente semplicemente andare a cliccare su questo pulsante. Gli aggiornamenti possono essere effettuati regolarmente e non creano grossi problemi al sistema per quanto ho potuto vedere. Una menzione d'onore va sicuramente a chi indovina il titolo di questo film, ma facciamo un passo indietro per altre 2 rapidissime considerazioni sul sistema che ti ho appena presentato. La prima è che naturalmente va benissimo per resuscitare dei cadaveri e quindi su macchine particolarmente datate e destinate al bidone della spazzatura, ma va bene anche su macchine più recenti che possono essere velocizzate enormemente data l'estrema leggerezza di questo sistema, quindi considera anche questa opzione. In secondo luogo, un abbinamento vincente che voglio suggerirti è quello di Office 2010 che ti ho presentato in un video precedente e che ti lascio linkato qui in alto nel caso in cui te lo fossi perso. Ma veniamo ai ringraziamenti del giorno, che oggi vanno a Roma, Davide Caccia, Giovanni Esposito e Michele Russo per essersi abbonati / riabbonati al canale. Inoltre un ulteriore ringraziamento va ad Angelo Sertori, che ha voluto contribuire alla vita della community con un generosissimo super grazie. Vi ringrazio tutti infinitamente per la vostra simpatia, per il vostro supporto e per la vostra vicinanza. Ma c'è ancora un altro ringraziamento da fare, lo so che lo sai, è quello destinato proprio a te che hai guardato questo video e mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti. Quindi detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima.